Nebbia la valle, nebbia la montagna, nella campagna Ho vissuto un po' negli Stati Uniti, ho vissuto in Francia, ho studiato di vino in Borgogna e poi appena insomma ero pronta sono rientrata. Non è stato bravissimo, ci ha dato la passione e ci ha lasciato poi libere di viaggiare, studiare altro, vivere fuori, però poi in verità il senso di appartenenza e la passione, la necessità, l'attaccamento al luogo è troppo forte per poter fare altro. Le mie vacanze quest'inverno le ho passate in Patagonia per fare una vendemmia in Patagonia, quindi per allontanarmi da Casa Pepe, però per rimanere nel mondo del vino e per vinificare a marzo, che è proprio una roba strana. Ho imparato un bel po' perché era un contesto totalmente diverso in cui non c'era un retaggio tradizionale, c'era una pagina bianca, quindi chi ha deciso di fare quel progetto lì scriveva una nuova pagina. Abbiamo appuntamento con Emidio Pepe all'Hotel Michelangelo di Teramo. Il modernissimo Hotel Michelangelo sorge su uno spalto squallido e nudo, ancora ingombro di catenacci. Ha qualcosa addirittura del bunker. Emidio Pepe arriva all'Hotel Michelangelo con sua moglie Rosa. Sono vestiti unisex, sembrano due ragazzi. Rosa è professoressa a Teramo, nativa di Montorio al Vomano, insegna applicazioni tecniche femminili. Anche la casa e la cantina a Torano sono up to date, ma stranamente è solo un'apparenza. Lo aiutano suo padre Giuseppe e la moglie e qualche ragazza del paese. Le vigne sono sue e le coltiva direttamente piantando i filari, allacciando, potando, tutto lui e suo padre. Pigia di raspa a mano. È un po' più delicata che con i piedi, infinitamente più delicata che con qualunque tipo di macchinario. Dopo 2 anni di botte e almeno 2 travasi, imbottiglia, con un sifone a cannello di canna vegetale, e Pepe ripete con entusiasmo: vegetale, sa, vegetale. Poi accatasta le bottiglie e le lascia così nella catasta un altro anno. Poi le stappa e le ritravasa una per una in altre bottiglie. Ma sai qual è la parte più bella di te? Qual è? Che ti puoi permettere di avere gli stessi tempi della natura. Vai piano quando vuoi andare piano, ti fermi se ti vuoi fermare. È vero. È vero. Questa è stata piantata nel 66. Sono delle piante che hanno resistito in qualche modo molto bene all'età, hanno ancora una bella vigoria. Chiaramente ci sono dei quantitativi di produzione molto molto bassi, però insomma la pianta adesso sta germogliando per bene in maniera molto calma, quindi insomma. Che rapporto hai tu con la pergola come sistema Mi d'allevamento? piace tantissimo. Piace tantissimo perché innanzitutto non è una forma di concentrazione, cioè la pergola è una vigna ad ampissimo respiro. Per me è anche bellissimo il fatto che ci si gira tutto attorno alla pianta. Sul nodo qual è il primo? La prima fertile? Sì, la prima fertile. Solitamente su un capofrutto di 8 potrebbero essere fertili tutte quante. Solitamente la 3, la 4, la 5 e la 6 sono sicuramente sempre fertili. Quindi è un po' un discorso ad M. Ok. Noi siamo molto molto attenti su tutto il lavoro che facciamo attorno alle potature. Faccio in modo che tutti i ragazzi contino ogni gemma che lasciano. Tutti potate? No. Spiega questo. Già cambiato faccia, anche no. Il terreno principalmente com'è qui,
se senti paradossalmente alcune volte nel suolo senti degli odori di riduzione, così come nel vino, che qua non ci si sente perché è un terreno, un suolo molto areggiato che profuma di buono e è argilloso? In funzione, ma sì, c'è una grossa parte di argilla. In questo vigneto in particolare c'è anche tanta sabbia, quindi un drenaggio completamente differente. Pensate che la roccia madre qui è una marna blu, è la stessa roccia madre della Punta del Gran Sasso, per capirci. Se invece in cantina tutto è rimasto molto solido e i pilastri fondamentali sono rimasti sempre gli stessi, in vigna stiamo sperimentando tantissimo sotto tantissimi punti di vista. Marchiamo con ogni colore, cioè ogni ragazzo della squadra che pota ha un suo colore. Ha un suo colore. Quando tu poti il tuo filare e torni l'anno dopo e ritrovi il tuo filare, la tua potatura, il tuo pensiero. Che colore hai? Io il bianco. Nero Lorenzo, blu è Luca, verde è Benedetta, giallo è l'altra Chiara, c'è un'altra Chiara e così via. Preferiamo pensare la potatura molto bene piuttosto che dover venire a sfogliare o a preoccuparci delle malattie dopo. Nell'azienda in cui io ho lavorato in Borgogna, loro lavoravano i 17 ettari che avevano esclusivamente con il latte e questa sensibilità mi ha particolarmente colpito e quindi è stata una delle prime cose che appena sono rientrata ho iniziato a fare. E l'idea è che proprio il latte insieme all'acqua chiaramente alla luce del sole e questi iniziano a fermentare, quindi abbassano il pH della foglia e il fungo o il crittogamico fa un po' fatica a svilupparsi su una superficie un po' più acida. Sai, quando tratti le vigne con lo zolfo brucia un po', bruciano gli occhi, quindi ci si va dopo, però magari è meglio aspettare 2 o 3 giorni. Invece sono tutti contentissimi ad entrare nel vigneto a lavorare subito dopo il trattamento col latte perché la vigna profuma. Nebbia la valle, nebbia la montagna, nella campagna non sa nessuno. Che vuol dire tramandare? Vuol dire tramandare il lavoro che avrei dovuto fare io, faccio fare un altro. E no, tu sei contento di come hai tramandato alle generazioni dopo? Sì, Come gliel'hai insegnato? Alle figlie, alle nipoti? ma tu lo sapevi questo? Cosa sapevi? Sei stato insegnato oppure no? Tu ci stavi. Sei soddisfatto? Certo. Da rigirare la domanda. Capito? Se coglie la lieve casca all'albero di fuoco. E se lo ricorda questo incontro con vari soldati? Com'è? Sì, come no? Raccontacelo. Racconti. Ora 3 ore di intervista. È memorabile perché gli fece gli spaghetti fatti in casa, che lui non aveva mai mangiato, gli spaghetti fatti in casa con le pallottine. La stessa cosa che facevamo prima. Ma più che altro un vizio di famiglia, Chia? Hai visto là sopra che c'hai? Vizio di famiglia. È pazzesco.